Vangelo di San Luca, capitolo 24. Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento, ma il primo giorno della settimana, la mattina molto per tempo, esse si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato, e trovarono la pietra rotolata dal sepolcro, ma essendo entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Ed avvenne che mentre se ne stavano perplessi di ciò, ecco che apparvero innanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti, ed essendo esse impaurite e chinando il viso a terra, essi dissero loro: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figliuolo dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risusciterebbe». Ed esse si ricordarono delle sue parole, e tornate dal sepolcro annunziarono tutte queste cose agli 11 e a tutti gli altri. Or quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. E quelle parole parvero loro un vaneggiare, e non prestavan fede alle donne. Ma Pietro, levatosi, corse al sepolcro, ed essendosi chinato a guardare, vide le sole lenzuola, e se ne andò meravigliandosi fra se stesso di quel che era avvenuto. Ed ecco, due di loro se ne andavano in quello stesso giorno ad un villaggio nominato Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e discutevano tra loro di tutte le cose che erano accadute. Ed avvenne che mentre discorrevano e discutevano assieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro. Ma gli occhi loro erano impediti così da non riconoscerlo. Ed egli domandò loro: «Che discorsi son questi che tenete fra voi cammin facendo?» Ed essi si fermarono tutti mesti, e l'un dei due, per nome Cleopa, rispondendo gli disse: «Tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che sono in essa avvenute in questi giorni?» Ed egli disse loro: «E quali?» Ed essi risposero: «Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole dinanzi a Dio e a tutto il popolo, e come i capi sacerdoti e i nostri magistrati l'han fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse Lui che avrebbe riscattato Israele, invece con tutto ciò, ecco il terzo giorno da che queste cose sono avvenute. Vero è che certe donne di fra noi ci hanno fatto stupire, essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro, e non avendo trovato il corpo di Lui, sono venute dicendo d'aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che Egli vive. Ed alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa come avevano detto le donne, ma Lui non l'hanno veduto». Allora Gesù disse loro: «O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. E quando si furono avvicinati al villaggio onde andavano, egli fece come se volesse andare più oltre, ed essi gli fecero forza dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato». Ed egli entrò per rimanere con loro, e quando si fu messo a tavola, prese del pane, lo benedisse, e spezzatolo lo diede loro. E gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli sparì dinanzi a loro. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva il cuor nostro in noi, mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture?» E levatesi in quella stessa ora tornarono a Gerusalemme e trovarono adunati gli 11 e quelli che erano con loro, i quali dicevano: «Il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone». Ed essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via, come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane.
Or mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani ed i miei piedi, perché son ben io. Palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che io ho». E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui nulla da mangiare?» Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito, ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempiute». Allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro: «Così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione di peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose, ed ecco io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso, quanto è a voi, rimanete in questa città, finché dall'alto siete rivestiti di potenza». Poi li condusse fuori fino presso a Betania, e levate in alto le mani li benedisse. Ed avvenne che mentre li benediva si dipartì da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza, ed erano del continuo nel Tempio, benedicendo Iddio.